Allora, ieri non siamo riusciti a mangiare la nostra grey stuff al ristorante, ma lo mangiamo stamattina. Eccola qua, la famosa, aspetta che non c'è luce, la famosa grey stuff che dicono nella canzone. Adesso Luca la assaggerà. Pausa, che lo mangio però. No. You're the greatest. Great stuff. It's delicious. Don't believe me? Ask Luca. È buono. È vero. Allora stiamo prendendo per prendere lo Skyliner. Ci porterà direttamente all'Epcot. E ci vediamo poi su. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie. Ratatouille. Trop vite consommé, à sauter les repas, je suis habitué. Un voleur solitaire et triste à nourrir. Un jeu si amer, je ne peux réussir, car rien n'est gratuit dans la vie. Jamais on ne me dira que la course aux étoiles, ça n'est pas pour moi. Laissez-moi vous émerveiller et prendre mon envol. Nous allons enfin nous régaler. Salve amici, io sono Topolino, oggi vi mostrerò la Francia. Non l'avevamo commentato prima,
perché appunto non avevamo avuto tempo. Tanta roba a Ratatouille l'abbiamo fatto per la prima volta. Inizio proprio col botto, quindi siamo stracontenti e vediamo adesso cosa ci riserverà Frozen. E lì c'è un coso strano giapponese. Reflection of China è uno spettacolo che racconta la Cina a 360 gradi, in tutti i sensi. Sia i suoi luoghi più famosi che quelli meno conosciuti vengono mostrati su schermi posizionati tutti intorno a questa stanza circolare, che creano quindi un effetto di immersività. A presentare lo spettacolo c'era il mio fratello e padre fattuale, Mr. Li Bai, che ci ha portato dalle strade di Hong Kong alla grande muraglia cinese. E poi niente, non ha senso che scrivo le parole, perciò beccatevi queste immagini e basta. Perché effettivamente le immagini valgono più di 1000 parole. Cos'è che siamo? Dov'è che siamo? Siamo a casa di Elsa e... Prima abbiamo visto lo spettacolo Reflection of China, molto carino, molto bello. abbiamo incontrato anche Simone Zucca, adesso ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Eccolo qua. Una luminosità al massimo. Ecco Simone Zucca. Non si vede però. Molto divertente però. Adesso siamo pronti, quasi pronti per fare il lighting lane per la natazione di Frozen. Abbiamo messo l'acqua con gli altri. Frozen. Allora, ovviamente noi con la nostra solita fortuna Frozen si è rotta, quindi la stanno riparando. Abbiamo la possibilità poi di rientrarci tranquillamente. Adesso stiamo facendo il Gran Fiesta Tour qui nel Messico e quindi niente, si va. Caballeros, they say we are birds of a feather. We're happy amigos, no matter where he goes. The 1, 2, and 3 goes, we're always together. Oh, we have the stars to guide us. Guitars here beside us to play as we go. We sing and we samba, we shout. What means ay caramba? Oh yes, I don't know. With 3 caballeros, 3 gay caballeros, they say we are birds of a feather. We're happy amigos, no matter where he goes. The 1, 2, and 3 goes, we're always together. Ho fatto il Tre Cavaliero, carino, ci siamo più che altro rilassati e mentre aspettiamo che ancora Frozen è chiuso, andiamo a fare Mission Space, che è un simulatore dei lanci nello spazio. Per adesso Epcot è molto relax, chilling, ce la stiamo prendendo con calma, insomma. Una piccola scintilla di ispirazione è nel cuore di tutta la creazione. Sin dall'inizio di ogni novità, per te una scintilla
si illuminerà. Imagination, imagination. A dream can be a dream come true. With just that spark from me and you. One little spark of inspiration is at the heart of all creation, right at the start of everything that's new. One little spark lights up for you. Imagination, imagination. A dream can be a dream come true. Allora, Frozen è ancora chiuso, non sappiamo quando riaprirà, speriamo che riaprirà entro oggi. Come non detto, Frozen è riaperto e quindi possiamo tornare direttamente verso la parte della Scandinavia, e questa volta, se tutto va bene, riusciamo a fare le cose come avevamo intenzione di fare. Ci sono degli uccelli che volano. Bother me anyway. Luca, dove stiamo andando? Stiamo andando a Guardians of the Galaxy. E ci siamo. Abbiamo mangiato, siamo belli che pieni e guardate. Ci sarà un spoiler, ci sarà Chris Pratt che dice "Hey, I'm Chris Pratt, Yeah. it's a me, Mario." Yeah. Hai capito? All the way back.
All the way to the Big Bang? Will first, yeah. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Finito adesso, Guardiani della Galassia è stato... Abbiamo beccato la musica della conga, infatti ce l'avremo in testa per tutta la giornata, però raga, dopo lo spettacolo di Guardiani della Galassia adesso andremo a fare test track. È stata la cosa più bella per ora. Sì, no, veramente, sì. Il prossimo obiettivo? No, mi sto iniziando a preoccupare perché questo non si stacca neanche più, cioè... Ma quale? Questo, il braccialetti, da te si stacca? Sinceramente non si stacca neanche a me, vabbè, ma è normale, fa parte dell'esperienza. Cioè nel senso, non è che comincia a diventare qualcosa di... Mi sono già dimenticato cosa dicevi? Ciao ragazzi, volevo dire che questo non è il videovlog di Francesco, ma è l'avventura di Samuel Franco con in contorno Roberto Mercuri, Luca Antonio Fiscarelli e basta. Giusto. E basta. L'avventura di Samuel Franco con in contorno Roberto Mercuri, Luca Antonio Fiscarelli e basta! Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Caffè americano, perché tutti dicono beh, caffè americano perché loro bevono piano piano e quindi così. No, il caffè americano già fa schifo quando è caldo, quando è freddo sa di acqua sporca. No, è acqua e non sporca. potete dire di no. Cioè Samu può confermare che dalla macchinetta per metà del tempo, se non di più, è uscita acqua, vero Samu? Confermi? Samu è morto perché il caffè americano l'ha ucciso. Quindi, mi dispiace. Mi dispiace. No, è morto. Muori! Dopo aver parlato con Des, ciao Des, quando tu vedrai questo video abbiamo appena finito la videochiamata che abbiamo fatto insieme quella sera per te ma quel pomeriggio per noi. Adesso siamo un pit stop alle Fontanelle con Luca e niente, adesso andremo a fare Soaring Around the World, che è diciamo il simulatore di volo che ti fa salire su tutte le vette principali del mondo. E niente, addio.
Anch'io al lavoro faccio una roba del genere. Allora ragazzi, è buio perché è buio, però in questo momento ci sono Luca e Samu che stanno discutendo in merito al fattore delle tip, delle, come si chiamano? Delle mance che gli americani, bisogna dare agli americani quando sei in un ristorante. Samu dice che non ha senso e Luca dice che non ha senso ma funziona così qua. Aggiungo una piccola nota. Non ha senso fino a quando l'americana che mi serve è brutta. Non ha mai sto scherzando. certificato sta cosa. No, non è vero. Semplicemente lui preferisce spendere 40 interi che 20 più 5 per dire, perché non vuole sapere che si sente costretto e boh, non so. Allora, io sto dicendo che abbiamo dei problemi mentali, ma spesso Noi adesso andiamo a fare soaring. E questo è un messaggio video per mia cugina Erika. Ti ricordi quando abbiamo fatto quello, il voletarium in Germania all'Europa Park? Ecco, ti posso dire che questo è bello, ma il voletarium dell'Europa Park era decisamente più bello. Ok. Raga, non ci aspettavamo che dopo la giostra di Nemo c'era l'intero acquario, c'è un intero acquario che uno può visitare. Sta cosa è bellissima. abbiamo visto il pesce Francesco. Il pesce Francesco, un lamantino. No, il pesce Francesco è il pesce scemo che stava fermo e girava. No, non è lui. Quello è un tonno. Sicuro? Ebbene ragazzi, abbiamo appena finito di visitare il parco di Epcot. Sicuramente è stato il parco più interessante, ma con meno attrazioni e molte aree da esplorare con tranquillità sicuramente. Pensate, c'era anche un pesce di nome Francesco, cioè incredibile veramente. Beh, doveva essere uno sguardo verso il futuro, ma quale futuro, scusate, con quello che sta succedendo di giorno, mi sa che creperemo prima, vabbè. Secondo Walt Disney dovrebbe essere uno sguardo verso il futuro, ma sfortunatamente oggi ha perso un po' di queste idee, anzi è un po' trascurato rispetto agli altri. Speriamo che in futuro possa tornare allo splendore di un tempo, ma dove? Epcot is and will always be in a state of becoming. It will never cease to be a living blueprint of the future. Oggi Animal Kingdom. That's it. That's Come ha detto lui. That's it, that's the introduction.
Siamo in Pandora. Siamo in Pandora con la Sigourney Weaver. Ciao. Non mi sprecare memoria! Ma Federico? Federico era che entrato nei bagni con voi? No, non era mica con Roberto. Io me lo sono perso in giro. Vabbè, sarà a fare qualche cosa, sarà alla Rambe Market. Ah, no, sai cos'è? L'ho visto che andava lì alla giostra di Avatar, solo che è tornato indietro per fare una foto e si vede che magari lo hanno trattenuto per fargli fare Ma una anche ieri in piscina doveva venire con noi e poi ha detto no ragazzi vado a prendermi un panino e... ha trovato qualche bella americana da conoscere. Ma ieri non l'hai trovato la tipa? No. E Federico dov'era? No, no, il tradimento così, no, Samu, no, Samu. E dopo aver passato del tempo con gli animali al Kilimangiaro Safari, ci siamo un attimo riparati dal sole della Florida tornando a Pandora, completamente immersi nella natura selvaggia in compagnia dei Na'vi. No, davvero, guardate questo animatronic, è incredibile, sembra vero. E poi, per rinfrescarci ancora un pochino di più, ci siamo bagnati leggermente, ma quanto basta per sopportare il caldo, nelle Kali River Rapids, per poi continuare il nostro viaggio attraverso questa bellissima riserva naturale.
Niente raga, ci siamo persi i gorilla, quando siamo arrivati se ne sono andati purtroppo hanno riconosciuto che non siamo della Calabria. Però Federico è andato con loro e quindi adesso sappiamo dov'è. Non sappiamo quando tornerà. Sta provando a convincerli a tornare. E nonostante la delusione dei gorilla ci siamo comunque risollevati il morale guardando lo spettacolo del Festival del Re Leone, uno spettacolo musicale con appunto le canzoni del film accompagnate da cantanti bravissimi e coreografie spettacolari. Ma il nostro viaggio non era ancora finito ed eravamo pronti finalmente per affrontare la spedizione più pericolosa di tutto l'Animal Kingdom, Expedition Everest. Scusate, ho sbagliato. Lei non è un abile guidatore. Lei non è un abile guidatore. Adesso è la prima volta che guido un treno. Ah, è la prima volta? Sì. Che bello l'Everest, ragazzi. Vero? Peccato che è una partenza un pochino... Ah, no, pensavo che fosse la battuta della battuta brucia. Ok, signori, in teoria dovrebbe essere questa la salita giusta. All'altezza delle cinture che non ci sono. Sono in alto. Eccoci, ora si scende. Gentilmente? No. Come no? Aspetta, forse devo togliere il freno. Non togliere il freno! No, fermi. Aspetta, perché non c'è la strada? Luca, è la prima volta che vengo qui, ragazzi. Scusate, dovevo tornare indietro, ok? Tanto basta. Che cos'è? Non lo so, gli Yeti. Come non Yeti? Siamo a cazzo Yeti. E perché stiamo andando indietro adesso? Bro, dai, non fare scherzi! Non faccio più. Johnny! Abbiamo un problema, signori. Lo so! Io ti odio! Non so dove stiamo andando! Mi è arrivato uno schifo in bocca! Abbiamo visto lo Yeti. Nessuno può dire di aver visto lo Yeti. Io la conto come una vittoria. Siamo sopravvissuti. Vabbè, io avevo detto che non ero mai andato. Lui ha detto prendiamo questa, facciamo un'espedizione così sull'Everest, non c'è Vabbè, ma problema. cosa vuoi che poteva succedere? Quello poteva succedere, quello. Ma quello non sono io, infatti, quello è uno competente. Dov'è Roberto? Comunque bellissimo, lo voglio Robertino è rifarlo. stato mangiato dallo Yeti. Allora, siamo allo Yak Yeti Restaurant. Affamatissimi. La cosa divertente è stata che quando gli abbiamo chiesto degli alcolici per questioni legali la nostra cabina ha dovuto chiederci l'età, perché non sembriamo trentenni a quanto pare, però devi avere per forza o il passaporto o la carta d'identità americana, fondamentalmente. Io ho il passaporto con me dietro, non ce l'ho in hotel. Lui si è salvato perché ha trovato una foto. Però del avevo una passaporto foto e quindi io gli ho fatto fare il confronto con la carta d'identità italiana e il passaporto. Tu dove? E mi ha dato da bere. Io c'avevo il passaporto. Beh, è una persona. A Robby non gliel'ha chiesto neanche. Le persone strane si portano tutti i documenti essenziali dietro. Porzioni, tanta roba. Guardate il mega pochettone di Samu, devastante. Quindi simpatico, ho preso anch'io con Robby. Lui che si è preso l'hamburger. Ho preso un hamburger normale ora che hai mangiato. Vabbè, certo, però è la carne di Kobe. Era bello grosso. Hello Mario. E adesso stiamo andando a fare It's Tough to Be a Bug, la ride ispirata a Bug's Life. Speriamo bene. Formiche.
don't exterminate friends, do they? Still don't get it? Well then watch this. Raccontatemi per favore quello che è successo. No, perché la cavalletta è uscita dallo schermo, ok? Ma È poi uscita- c'erano anche gli scarafaggi da E sotto le zanzare che mi fungevano il di culaglio ginocchio. da dietro I ragni che giocavano i Ragazzi, ma lo sapevate che è uno spettacolo di intrattenimento per bambini? Non eravate in nessun modo in pericolo comunque, eh? Erano tutti effetti innocui per aumentare l'immersione dell'esperienza. Quindi il pungiglione c'era davvero, giusto? Non siamo uniti! E con i dinosauri è stata strana, non so come dire, strana. Alla fine c'era tipo una sorta di jumpscare col Carnotauro che ci siamo abbiamo tutti quanti urlato tranne i bambini. Cioè noi abbiamo urlato, i bambini tipo... Vabbè, addio. Sono Epcot, siamo soltanto Roby. Samu è andato a cercare Federico, vediamo Esatto. come va. Solo Si è sacrificato per noi. Esatto. Benissimo ragazzi, dopo la fine della visita di Animal Kingdom possiamo dire tanto ciò di questo bellissimo parco. Vi perderete nella natura rimanendo estasiati dalle attrazioni delle varie aree stupefacendissime, bellissime e curiosissime, anche perché abbiamo incontrato 3 animali spettacolari, 3 mongo umani di nome Luke, Sam e Franci, veramente da guardare, sono una roba obriosa, però attirano molto la nostra attenzione. Poi ci siamo diretti verso Pandora, ma quale negozio che vende i gioielli? Ah no, scusate, il pianeta di Pandora, ricreato veramente benissimo, sembrava davvero di essere in un altro pianeta. Peccato che non c'era la mia grande Sigourney Weaver, però perdonatemi, Sigourney Weaver era eccezionale nel film Alien Scontro Finale, che dovete vedere tutti quanti, un must veramente eccezionale. Dopo siamo ritornati a Epcot per recuperare lo spettacolo di
di Epcot Forever. In realtà è un normale spettacolo di fuochi d'artificio, ma ciò che ci ricordiamo di più di come il nostro sedere era diventato quadrato, perché siamo rimasti seduti ore e ore e ore ad aspettare questi benedetti fuochi che non iniziavano mai. Comunque pazienti, non vi preoccupate, era stato bellissimo, fantastico anche quello. Comunque un ottimo modo per concludere una giornata magica che ci ricorda che l'importante è continuare ad avere imagination. A dream can be a dream come true with just that spark in me and you. Dai! Francesco sta male, parte 700. Non sta male, non ho solo digerito. Prima ha parlato come Biden, abbiamo come testimone. Oh no, Samu! Siamo rimasti in due, Roberto. I migliori. Chi morirà prima, io o Roberto? Ma penso tu. Sì, probabilmente io, tranquillo. La bionda del parco, bacia. Ok, ecco perché. Devo vomitare. Qualcuno, una bella bionda, venga a baciare Samu. Chi ha detto la bionda? Devo vomitare. È al 9% sta cosa, sai? Lo so. Devo mettere a caricare. Oh no!